Ciao ragazzi, bentornati sul canale. Oggi volevo parlarvi di pannello solare per caricare la nostra batteria a servizi o la batteria principale della nostra auto. È un kit apposito per Jimny dal 2018 in poi, quindi il cofano è sempre quello, quindi che sia autovettura o autocarro è sempre il medesimo. Questo kit qua viene prodotto da Lensan Solar, un'azienda cinese ma che comunque vende in tutto il mondo. Siccome che io ho una seconda batteria servizi identica a quella originale, quindi la nostra 40-45 ampere, la durata è sempre quella e quando si è fermi non c'è modo di caricarla se non con un caricabatterie. Allora mi sono messo a cercare, ho trovato questa azienda appunto che fornisce un kit molto semplice da installare, anche da vedere, adesso lo vediamo insieme, per appunto andare a caricare la nostra batteria, che sia ferma la macchina o mentre va comunque sia si carica. Allora, il kit che viene fornito è il pannello solare, che è questo qua, che ha una forma simile alla parte centrale del cofano della nostra Jimny. Ci viene dato il regolatore di tensione che va collegato tra batteria, pannelli solari, fascette e poi questi fermi qua che sono adesivi per fissare il cavo, una spatola, perché la spatola? Perché sempre insieme, questo è il kit completo, poi ognuno può comprare solo il pannello, solo il regolatore, c'è anche un vinile, un adesivo che si va a mettere sul cofano per poi andare a fissare il nostro pannello. Per montare il tutto è molto semplice, bisogna pulire il cofano, montare l'adesivo, centrarlo come lo vogliamo mettere noi. Una volta fissato l'adesivo e tutto, o che siano biadesivo 3M oppure con un po' di silicone, andremo poi a appoggiare il nostro pannello solare sulla macchina. Il pannello solare ha una potenza di 65 watt massimi, che credo che voglia dire sui 50 watt a pieno sole, però anche se comunque durante il giorno prende quei 20-30 quando non c'è molto sole, va bene, perché comunque io ho la batteria servizi è utilizzata solo per gli accessori auto, la batteria principale è solo per la macchina, quindi verricello, luci supplementari, quindi quando vado in giro è difficile che vado in giro con tutte queste cose accese o funzionanti, però quando mi fermo so che se voglio avere più autonomia con un pannellino così, anche se piccolo, comunque mi va a caricare la seconda batteria servizi. Io direi allora di spostarci sulla macchina e iniziare a vedere come installarlo. Ora, una volta che abbiamo pulito il cofano, io ho usato sia, prima l'ho lavata, ho lavato la macchina, poi ho usato l'alcol per appunto togliere qualsiasi impurità di silicone. Questo è il nostro adesivo che dovremo appunto attaccare. Ora cerchiamo di centrarlo, posizionarlo e poi applicarlo. In dotazione viene data questa spatolina qua, perché alla fine poi possiamo, adesso spruzzerò acqua e sapone semplicemente per centrarlo giusto. Prima centrerò così a occhio fermandolo e poi dopo metterò acqua e sapone e lo applicherò. Iniziamo.
una volta che abbiamo fatto asciugare, abbiamo incollato il nostro pannello, procediamo con il cablaggio, che è molto semplice. In dotazione ci viene fornito il nostro regolatore, che semplicemente abbiamo il positivo e il negativo da collegare alla batteria che vogliamo caricare e due spinotti per collegarci al pannello solare. In più vengono date in dotazione queste parti qua che sono adesive per poi far passare le fascette per fissare il cavo. Questo qua, volendo, dietro si può mettere del biadesivo per fissarlo se non abbiamo punti per avvitarlo. E adesso procediamo all'installazione. Ecco come si presenta una volta installato. Ovviamente ognuno di noi lo metterà dove vuole il regolatore. Io l'ho messo sopra la scatoletta dei fusibili in quanto lo spazio migliore che ho trovato era questo qui. Il collegamento, come vi ho detto, è semplice. Da qua esce i due cavetti che si collegano al pannello solare e poi il positivo e il negativo che si collegano. Qua c'è anche l'antennina per il Bluetooth, perché possiamo tramite applicazione appunto verificare i dati di caricamento e altro. Ora ci spostiamo sull'applicazione per dare uno sguardo veloce. Allora, l'applicazione che dovremo scaricare, che comunque dentro al suo interno c'è un codice QR per andare direttamente al link sia per App Store che Play Store, si chiama Solar Life. Faremo altro che cliccarci sopra. Qua troveremo varie ricerche Bluetooth, perché comunque è un Bluetooth. Qua abbiamo Solar Life che ci colleghiamo e già in automatico ci dice quello che stiamo facendo, ci dice il pannello quanto sta caricando, eccetera eccetera, la batteria come adesso, l'amperaggio che è la batteria, i gradi, il load per scaricare nel caso. Comunque, come potete vedere, adesso stiamo caricando a quasi 50 watt, che più o meno era quello che pensavo anch'io caricasse, perché essendo da più alto però c'è sempre comunque la tolleranza. E basta, come potete vedere qua adesso sta caricando il pannello, adesso è col cofano aperto, quindi non è forse neanche al massimo giusto, però questo è un pannello sempre, ripeto, per
caricare una piccola batteria e tenerla sempre carica, in quanto comunque sia usandola questa batteria si carica sia con il motore che anche tramite appunto pannello solare. Quindi spero che con questo video sia tutto. L'installazione, come avete visto, è molto semplice, ci vuole solo il tempo perché appunto deve aderire bene il pannello solare sopra il cofano, ma per i collegamenti è davvero molto semplice. Poi potete appunto mettere dove volete, e la cosa ancora più bella che questo pannello qua, se avete anche una batteria portatile tipo Bluetti o quelle marche lì, potete con il loro cavo collegarvi a questo pannello solare e caricare anche tramite pannello solare anche con la batteria, quindi non per forza 12 volte in macchina. Quindi una volta che voi siete carichi con la batteria, dopo un viaggio sapete che siete carichi, potete caricare anche quello. Gli attacchi sono sempre gli stessi standard dei pannelli solari, quindi è perfettamente compatibile. Quindi con questo è tutto, grazie per aver visto il video.